mangiatevi. Hola, tutto bien? Allora, cosa facciamo oggi? Oggi parliamo di come io, in maniera molto sregolata, faccio il mix e il mastering. Oddio, nel mix sono abbastanza canonico, nel mastering no, assolutamente. E poi vi preparerò anche una bella... un bel tutorial dove farò una call con un amico, bravo fonico veramente. Vabbè, vi anticipo solo questo e nient'altro, sarà una sorpresa. Quindi oggi voglio parlare appunto di fatto quel l'ILI di Ta Supreme per il video precedente, lo userò per così, per commentare, vedere un po' come ho usato i plugin o comunque quello che c'era da usare, effettistica e quant'altro sul missaggio, e poi conseguentemente sul mastering, sul master, cercando anche di dare un senso a queste due fasi molto simili tra loro, sicuramente molto simili fra loro, ma che non sono la stessa cosa. Ma ormai su queste due parole aleggia, no? C'è un alone di mistero, mixing e mastering. Vabbè, ho capito. Per cui, allora, il vecchiaccio che viene da quando master significava l'H, l'H era... piccola storia. Allora, piccola storia che vi farà bene sicuramente. C'è stato un periodo in cui si diceva che il suono del vinile era un suono mutilato. Ma perché? Allora, partiamo dai 78 giri. 78 giri ci andava sopra 6-7 minuti di musica, non di più. Perché mettevano lì quello che registravano. A un certo punto capirono i discografici che non poteva continuare questa storia. Quindi c'è la RIAA, Recording Industry America, eccetera, eccetera, che stabilì a un certo punto dei canoni. Innanzitutto, in ognuno degli amplificatori che usiamo per ascoltare, dove colleghiamo il giradischi, esistono due stadi di equalizzazione e si parla proprio di curva RIA, cioè si capì che andando giù di non so quanti dB-20 mi pare con le basse, il solco non si slargava, perché il problema era fare un solco molto largo e quindi la puntina poi saltava fuori, saltava via. Allora, entrare con questa equalizzazione pesantissima, riconvertirla e uscire, quindi sono due curve di equalizzazione belle grosse, insomma, e riuscire da capo per riguadagnare sti bassi, appunto mutilati, persi durante la prima fase. Allora, la fase era questa: si andava sul B77, in generale c'è un Revox a nastro, e si faceva il missaggio, ok? Questo missaggio si portava in genere negli studi, che ne so, Glingani, Friggeri, cioè a Milano c'erano gli studi di masterizzazione, dove la fase di mastering era innanzitutto fare i due scavare, shelving, come cacchio li volete chiamare, sulle basse e sulle alte. Perché? Perché non dovevano esserci i picchi. Questi picchi erano talmente disgraziati che quando tu andavi poi a fare l'incisione sul solco, il solco in presenza di dinamiche forti si allargava e succedeva che se andavi a stampare così, quando mettevi il disco la puntina arrivava a quel solco lì e saltava, quindi era un casino. In più c'era il fatto che molte frequenze, molta dinamica veniva sopportata meglio all'inizio di sti solchi, cioè nella parte più periferica del cerchio, come devo dire, del disco. Quindi veniva sopportata meglio, ma man mano che stringeva, che andava a spirale verso giù, è chiaro che i solchi si restringevano sempre di più, quindi tutti i produttori cercavano di mettere i pezzi più dinamici all'esterno, cioè all'inizio del disco, così capitavano all'esterno, e quelli meno dinamici, più ballad, più lenti, dolci e così via, verso l'interno.
Tra gli aneddoti si narra di George Martin sull'album Sgt. Pepper, il cane che abbaia. Stai zitto, cane, sto registrando. E Day in the Life, che era un brano particolare, pazzi come erano i Beatles nella loro sperimentazione, finivano sto pezzo con un accordo fatto da non so quanti pianoforti, era una cosa pazzesca, in effetti ne rimane traccia. E questo brano doveva andare alla fine del disco, per cui la dinamica era forte e lui aveva paura che distorcesse. Vabbè, tante insomma. Un altro fatto curioso, per esempio, è perché tu, se fai un EP, allora si chiamava LP, adesso EP, ma comunque i brani li scegli, li puoi mettere dove e quando vuoi. Ma in un brano di musica classica, dove alla fine c'è l'esplosione totale dell'orchestra, della dinamica, facciamo un bel, che sta cuffia non si sta, e quindi facciamo un bel PEM, così la finisce. E allora lì come fai? Capito? Quindi ci sono dei dischi che notoriamente girano al contrario, partono da giù, andare verso su, proprio per affrontare meglio la dinamica finale dell'opera, insomma. Ti dico, l'aneddotica e basta. Intanto le regole imposte dalla Recording Industry Association of America, e cioè dalla RIA, famosa come c'è l'amplificatore RIA, l'equalizzazione RIA, imponevano questi limiti in decibel, e quindi tutti i produttori dovevano fare al tempo i conti, questa roba qua. Quindi ecco perché si dice che sul vinile l'audio è mutilato, perché comunque mancano gli estremi, cosa che comunque andiamo a fare anche noi con un HPF, filtro passa alto, filtro passa basso, insomma, high pass filter o low pass filter, e andiamo a farlo ovviamente. Comunque gli scavi vengono fatti in fase di missaggio. Ecco perché comunque uscirsene con un buon missaggio evita tanto lavoro al master. Quindi, concludendo, la fase era questa: prima facevi il missaggio, lo portavi al master sul nastro da 1/4 di pollice, e lì veniva poi masterizzato con le dovute accortezze. Sta battaglia dei Lufs, mica Lufs, l'Adnes, ancora non c'era. Andate a prendere, io tante volte mi sorprendo, album italiani come il famoso, quello di Sergio Caputo, che contiene la famosa citrosodina, poi ritirati dal mercato, ce ne sono solo 5.000 in giro, io ne ho uno dove dice citrosodina, invece di dovete poi cambiare per questioni legali con la casa farmaceutica in idrofobina vegetale. Quell'album lì ha una dinamica molto bassa, infatti poi è stato rimasterizzato eccetera, ma se tu hai l'album, il vinile, al tempo non c'era sta uniformità. Vai ad ascoltare le cose, che ti devo dire, Serge Gainsbourg e Jane Birkin, ma non solo il master finale, ma il missaggio è anomalo. Ci sono delle cose, David Bowie, per la miseria, ce ne sono tanti di cose che veramente erano il massimo della creatività. Pietre miliari che magari non hanno le basse, che magari suonano, però sono diventati, perché poi alla fine, ricordiamoci ragazzi, quello che conta è il pezzo, quello che esce da qua. Quindi melodia prima di tutto, armonia e ritmo, o comunque arrangiamento. Ecco perché dico personalizzare. Prendi le robe di Stevie Wonder, ma cioè, veramente ci andiamo a perdere. Prendi pezzi in cui l'arrangiamento è stato sbagliato, poi rifatti e dopo anni sono esplosi perché il pezzo valeva e l'arrangiamento no. Veramente sono tanti i racconti da poter fare. Ritorniamo a noi. Fase di mix, fase di master. Oggi, andiamo sulla schermata del Logico, mi prendo in prestito, sì, ciao. Mi prendo in prestito di nuovo il Carota Supreme, perché tanto ormai ce l'ho qua. Anzi, andiamo un attimo a mutizzare le voci per adesso, perché non ci interessano, e togliamo quello che
che ho messo in mastering, cioè dopo ve lo spiego. Allora, andiamo al missaggio puro. Missaggio puro dice che praticamente, questa perché l'ho zittita, cos'era? Mi ricordo, vabbè. Andiamo qua. Ah sì, ok. Sai che c'è? Quello lì, no? Che c'è? Te, che calpesta. E qui parte. Che c'è? Questo è il volume. Questo è il volume pre-master. Io lavoro così, ma sono antiregola, cioè voglio dire, io ho un mio metodo di lavoro ormai da anni che appunto ho sovvertito quello che si faceva all'inizio, perché teoricamente è rimasto che dovresti fare il mix, dopodiché esportarlo, riprenderlo in un'altra sessione e pensare alla parte master. Ovviamente con le DAW si agisce in maniera diversa. Io a un certo punto, se non addirittura all'inizio, vedi qui, mi vado a mettere già un multipressor, un Beach Crusher per avere multipressor per tenere a bada le ultime, ripeto, perché in fase di missaggio comunque queste cose le devi sapere, no? Cioè le devi fare. Gli ultimi ritocchi quindi sulle bande estreme. Un Beat Crusher per dare di nuovo un come si chiama, una saturazione armonica, quando non passo ovviamente dal mixer, però per produzioni così dovevo fare un video eccetera, faccio una simulazione digitale dell'analogico. Paradosso assurdo, ma comunque così è. E, ripeto, quando non porto tutto dentro al mixerone che ho la fortuna di avere, e ottengo il famoso caldo e classico suono analogico, e un L2 che mi fa la famosa colla. L2, ricordiamo, è sempre un apparecchio che fu inventato negli Abbey Road Studios e tutte queste belle cose qua, per cui oggi abbiamo la fortuna di avere a portata di mano un sacco di sti burdellate. Questa è la differenza, tanto per arrivare subito al finale, tra mix finito e man mano che inserisco ma ovviamente perché questi hanno il loro modo di lavorare, ma andiamo a vedere con calma. Ora, prima di ogni cosa, dal mix finito te ne devi uscire pulito con le frequenze, non puoi stare lì a dire sì ma la cassa e il basso non è. Allora la cassa e il basso li scavi, quindi vai a prendere la cassa. Ok? Dopo, basso, io ne ho messi 2 in layer. Perché trovano entrambi posto, sti robbi? Perché? Cioè, voglio dire, se io adesso ti vado a mettere sul master finale un qualsiasi roba che può essere. Sì, va bene anche il match Q, non ha importanza. Allora, sentiamo come suona. Guarda le basse dove arrivano. Sono contenutissime. Sentiamo che cosa fa, quanto spazio si prende la cassa. La cassa prende questo spazio sui 50 e infatti si sentiva. Sentiamo quanto spazio prende il basso e dove, eccolo là. Se notate, in genere è scavato sui 50, sebbene lasciamo stare la parte dell'ampiezza adesso del volume, però è abbastanza scavato, quindi questo lascia spazio alla punta della cassa, alla pancia, non alla punta, alla pancia della cassa. Fondamentalmente è questo a cui bisogna stare attenti, e insieme tu li senti distinti e profondi, no? Fatto questo, non dico hai fatto il pezzo, ma fondamentalmente un pezzo pop è quello, un pezzo. Ma anche nei cosi, specialmente nei beat si ragiona così, perché dovendo avere un 808 che si prende tutti gli spazi possibili, immaginabili lui, insomma devi stare attento a che cassa gli dai insieme, perché non è che ti puoi permettere di fare boom e poi una cassa che pure che fa boom e occupa la stessa campana di frequenze, altrimenti viene fuori una schifezza. Bene, andiamo a vedere
Le altre asperità quali possono essere? Beh, ultimamente, per esempio, ho preferito fare questo discorso sulle voci, specialmente all'inizio che avevo bisogno di una voce un po' più fresca. Allora, questo stava qua, e quindi mi veniva. Parti. Scurissima. Ora l'ho portata sempre più o meno con gli stessi plugin, ma su questa traccia, e mi viene un po' più chiara. Sai che c'è, che per te ho appostato uno spazio. Questo finché non arriva la parte dove le voci diventano, si aggiunge questa e si aggiunge questa. Sai che c'è. Quindi la parte più nitida la fanno anche le ottave basse, e la fa il vocoder, e quindi non c'è più bisogno di portare, anche perché se porto questa qua in questo punto mi diventa veramente troppo nitida. Sai che c'è, che per te, ok? Oddio, così all'ascolto forse non sembra, ma ripeto, se andiamo a vedere uno spettrogramma, non lo so, un equalizzatore, vedi che poi dopo si vanno a squilibrare, anche perché per far sì che non si squilibrino le come si chiama, ci abbiamo messo anche il deesser dove è servito. No, vabbè, in questo caso non c'è, anche se qua insomma forse è meglio mettere un deesser qua, vedi, mi era sfuggito. Mettiamo un deesser su questa voce in maniera tale da farla lavorare più morbida. Vedi? È meno ruvida, ma comunque intellegibile, più chiara comunque. Ok, piuttosto che tenerla così, che è proprio intubata, allora mettiamola qua. Quindi sia qua sia nella strofa dove quando ti incazzi e poi somigli un po' a me, ecco, anche lì se io la lascio sopra, anche lo stesso inizio che dove fa troppo intubata, quindi facciamo così. Sta a vedere? Ecco, allora, queste sono le piccole attenzioni in fase di mix. Stai registrando, bastardo? Bastardo. Non solo tardo, ma anche bass. E queste sono come si chiama, le attenzioni in fase di mix. Quindi, una volta che tu hai messo, quindi togliamo di nuovo via le voci che non ci servono, perché quella era più o meno l'analisi. Il famoso riverbero, questo qua l'ho spostato su nelle ocra, quindi la tratto così, giusto per cronaca, la tratto come effettistica ritmica, questa qua. Ok? E quindi cosa ti volevo dire? Dal missaggio me ne esco bello così. Me ne esco. Tutto sommato comunque oro, perché adesso che passiamo al master, ecco un altro per esempio, adesso una cosa che ricordo, nel fare il master bisognava prendere tutte le basse e portarle in mono, proprio per non, sempre nel discorso del vinile sto dicendo, proprio per non allargare troppo i solchi, perché sai, no, che lì è fatto così, quindi il solco di qua legge il canale destro, il solco di qua quello sinistro, e quindi vanno a convergere poi fino al centro. E proprio per non dare botte di dinamica con i bassi, venivano fatti in mono sti bassi qua. Insomma, si agiva molto con i come si chiama, con i filtri, con i passa basso, passa alto. Fondamentalmente quello che succede oggi anche nelle casse, quando tu devi fare il come si chiama, quando tu devi fare l'indirizzamento in una cassa ai tweeter, metti un filtro passa alto, è chiaro, quindi toglie tutte le basse e funziona così. Il crossover è un'altra roba, il crossover agisce su un range di frequenza, il filtro invece proprio taglia, fa un notch, ci sono filtri addirittura che tagliano proprio a 90 gradi perpendicolari
tutte le frequenze prima, nei passa alto, tutte le frequenze al di sopra, nei passa basso. Ok? E allora, passare al master a questo punto, non ti dico che è un gioco da ragazzi, perché comunque io non passo al mastering, io lo faccio durante, a un certo punto del lavoro, già all'inizio quando ho impostato cassa, basso, tutte queste robe qua, ma mi vado ad aprire subito un multipressor, te l'ho detto, un coso per il suono analogico, come cazzo si chiama, un distorsore per la saturazione, e l'L2 forse lo apro un po' più tardi, l'L2 lo apro un po' più tardi, sì, però già così io mi faccio l'idea, ma perché? Perché è chiaro che questo è un buon missaggio, non ti dico di no, questo è un buon missaggio. Però ti posso anche dire che quando vai a comprimerli, ti vengono fuori di più certe cose. Senti quando metto l'L2. Allora io ho una headroom che va a, che poi la stabilisco con la L2, che mi arriva a, porca miseria, a meno 5, meno 0,5. L'L2 lo sappiamo come funziona, in genere tu lo metti là, linki i due coso, cioè il threshold e l'outscaling, che ripeto è quella poi la headroom che chiamiamo, fai partire e vedi e scendi con tutte e due finché sull'attenuatore non comincia ad uscire, ecco, quindi mi posso spingere, guarda un po', addirittura, ma perché? Grazie al cavolo, perché non ci sono le voci, ma se inserisco le voci ti spingi poco, perché devi stare attento. Attenzione, siamo arrivati a meno 10,7. Ok, riprendiamo con le voci. E qui mi devo ricredere, e mi devo anche fare i complimenti, però scusate. Allora, se io sono ancora arrivato a meno 11, meno 10, oltre i meno 10, nonostante abbia messo le voci, è perché nel missaggio le voci sono ben equilibrate con la base. Ci sono casi in cui magari uno tiene troppo fuori le voci, eccetera, e questo non succede. Per cui poi, applicando l'L2, ripeto che il glue, che è la colla, per far stare dentro tutto quanto, ormai chiamiamola così, sono questi gli standard. E poi ragazzi, l'importante è adeguarsi ai tempi che si vivono, cioè è inutile che sto a dire sì, ma ai miei tempi si usava l'Urei, ma oggi si usa questo, punto. A meno che non hai i device fisici, ma di quello ne parleremo appunto col mio amico Pasquale. Spero di fare questa colla al più presto, perché ho visto che ha fatto un video, anzi ve lo lascio in descrizione, dove parla lui da fonico, però mica cioè io ne parlo da musicista, da produzione artistica. Il fonico ti parla in termini, ecco, veri, reali, di come la regola vuole che venga usato un device. E ho guardato un suo video, ripeto, ve lo lascio in descrizione, vi invito a guardarlo perché è molto interessante. Parla addirittura di un servizio ormai cloud, ormai online, per servirsi di macchine, di device fisici per poi processare i suoni, ed è meraviglioso come concetto. Certo, poi dipende dalle linee internet, da quanto ci vuole, perché pare che sia tutto in wave, quindi ci vuole una linea internet, ma andatevelo a guardare perché è molto interessante. Il sito è VPro Audio, mi pare, ma vi lascio il link comunque. Quindi cosa stavo dicendo? A proposito della famosa colla, io qua sono sceso a meno 11 dB come threshold, per cui questo mi permette di recuperare poi sganciamoli, di recuperare tanto e di avere i famosi loofs, di avere i famosi loudness. Guarda quanto vado su.
Adesso non posso per copyright mettervi la sua originale, ma voglio dire, non ti dico che lo spalmiamo, ma è chiaro che loro hanno poi delle direttive da seguire per entrare sui cazzo si chiamano, sui social, vabbè, non mi viene il nome, comunque Spotify è il suo, YouTube è il suo, capito? Quindi devi stare in quelle direttive lì. Però io arrivo tranquillamente ad una headroom di meno 0,5 dB, quindi tocco quasi 0 decibel. Attenzione, conservando una bella spinta, non è che sto appiattendo tipo, cioè, ragazzi, alla fine potrei anche esagerare, fare una roba del genere. Cioè, questo è veramente pazzesco. Però dai, cioè, una roba così fa schifo, cioè per me non è ascoltabile. Quindi, ripeto, fermiamoci dove vediamo come si chiama. Già qua ci siamo. E recuperiamo. Quando ti incazzi ormai somigli un po' a me. Vedi che non c'è, anche se è svuotato di strumenti, cioè manca tutta la dinamica della ritmica, queste robe qua, comunque rimane bello cioè bello su, capito, come volume. Quindi quando rientra fai strappare a un freddo cane, iniziare a correre. Sai che c'è? Che per te? Siamo lì, come dinamica siamo lì. Allora, spero che questo sia chiaro. Questo è il concetto, ovviamente, di master su un solo brano, su una sola canzone. Quindi su una sola canzone, perché quando si tratta invece di master su un EP, su un disco contenente 10, 12, 15 canzoni, allora è un altro discorso, si tratta di equilibrare e avere un suono unico. Ma su un'unica canzone, ripeto, bisogna fare attenzione a che un buon missaggio, ripeto, venga ulteriormente abbellito, potenziato, ma non è solo quello, non è solo dare volume, non è che il master è dare volume, è un equilibrio tra frequenze, è un gusto artistico di nuovo che uno va ad applicare, artistico e tecnico che uno va ad applicare, vai a controllare i bassi, non è che poi missi solo in cuffia, con tutto il rispetto per le cuffie magnetoplanari o la moda che c'è oggi, però l'altro giorno parlavo appunto della prova accendino davanti ai Bass Reflex. Se tu non ti togli il gusto, oppure quando negli studi all'NS10 si metteva la famosa velina perché si doveva muovere, ma è ovvio, perché il suono per sua stessa definizione, essendo uno spostamento di aria, una pressione che sposta l'aria, ti muove la velina, ti spegne l'accendino quando lo metti davanti alle Bass Reflex. Però io sono stato sempre attento a quei 15-20 centimetri a cui tenere l'accendino prima che si spenga. Questo mi dà la quasi totale sicurezza che io in impianti poi mega galattici non vado a spaccare come si chiama, i woofer, anche perché alla fine, ragazzi, bisogna sempre fare i conti con l'udibile. Il range dell'udibile è quello, cioè non siamo né cani né, cioè, è chiaro che se metti 20.000 Hz e chiamo la Lilly fa così. Io manco li sento più, figurati. Il mio esame audiometrico non ti dico che si ferma a 7-8 mila, ma tante cose ormai le devo guardare più che sentire, ma è così perché comunque le cellule come si chiama, uditive risentono poi dell'età. Va bene, finito? E me sa de sì, me sa de sì che siamo anche stavolta ai saluti finali. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto, ripeto, stay tuned perché comunque faremo una bella puntata dove parleremo poi tecnicamente di plugin, parleremo di mixing, di mastering. Non vi ho ancora detto una cosa importantissima, che io per fare tutte le mie ricerche ci metto un sacco di ore e vorrei che un grazie, che è semplice dare,
Basta iscriversi al canale e schiacciare la campanellina, così ogni volta che io esco con un video nuovo verrete avvisati e dici: oh, quello lì ha fatto il video nuovo, andiamo a vedere le cazzate che dice. Spero di non arrivare a questo. Va bene ragazzi, vi saluto, un bacione e buona giornata. Questo video non so come lo chiamerò, vedremo. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.